It's really irritating to see them go after Mikey. Mikey didn't do anything ever to Van Halen. Mike, 100% dedicated, never did anything to hurt those guys, and they try to hurt him again and again and again. For Eddie to say he had to show him what to play and had to teach him all those songs, that is the biggest line of bullshit I've ever heard in my life. Dopo anni di silenzio, Michael Anthony, ex bassista dei Van Halen, ha finalmente rivelato la verità sul motivo per cui ha lasciato la band e sul suo rapporto teso con Eddie Van Halen. Era vero che Eddie aveva dovuto insegnargli a suonare o c'erano altri misteri dietro le quinte della leggendaria band? Non crederete mai a quello che Michael ha appena rivelato. Scopriamo subito questa scioccante verità. Giovani anni. Il fatto che il padre di Michael Anthony fosse un trombettista ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo della sua passione per la musica fin dalla giovane età. Durante l'infanzia, anche al giovane Michael è stato insegnato a suonare la tromba in modo da poter seguire le orme del padre. La sua famiglia aveva un forte legame con la musica, che ha avuto un ruolo significativo nel plasmare il suo entusiasmo nel suonare vari strumenti. Una parte degli anni della formazione di Anthony è stata trascorsa a Chicago, Illinois, la città in cui è nato. D'altra parte, la sua famiglia si trasferì alcune volte fino a stabilirsi ad Arcadia, in California. Nel 1966, nelle immediate vicinanze di Pasadena, città natale di Alex ed Eddie Van Halen, i fratelli con i quali Anthony avrebbe poi creato l'iconico gruppo rock Van Halen. Arcadia si trova sul ciglio della strada. Fu grazie a questo spostamento che Anthony avrebbe incontrato i fratelli Van Halen e sarebbe diventato un membro della loro band. Questo spostamento ha avuto un'influenza significativa nel plasmare il destino di Anthony nell'industria musicale. Anthony aveva un interesse sia per la musica che per l'atletica quando era ancora a scuola. La Dana Junior High School, situata ad Arcadia, è stata la sua scuola di elezione dal 1967 al 1969. Nel corso della sua permanenza alla Dana Junior High è diventato membro della marching band della scuola, che gli ha permesso di affinare ulteriormente le sue abilità musicali. È stato grazie alle sue capacità di suonare gli strumenti e di esibirsi in un contesto bandistico che ha potuto sviluppare la sua sicurezza in se stesso. Anthony non si è interessato solo alla musica, ma è stato anche attivo nello sport. Grazie alla sua partecipazione all'atletica leggera, ha dimostrato di possedere eccezionali capacità atletiche. Inoltre, era un giocatore di baseball e ricopriva il ruolo di ricevitore per la squadra. Era possibile per lui intraprendere una carriera nell'atletica, perché le sue capacità atletiche suggerivano che aveva del potenziale. D'altra parte, con l'avanzare dell'età, il suo entusiasmo per la musica è cresciuto e, di conseguenza, ha spostato la sua attenzione dalla pratica sportiva a quella strumentale. All'inizio dell'ultimo anno di liceo, Anthony aveva già deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo e delle sue energie alla musica. Come musicista, ha dedicato una quantità significativa di tempo ad affinare il suo talento attraverso la pratica e lo studio. Man mano che avanzava nella scuola superiore, cresceva la sua passione per la musica, che lo ha aiutato a diventare pronto per una carriera nell'industria musicale. Anthony ha completato la sua formazione liceale all'Arcadia e si è diplomato con lode nel 1972. L'esperienza scolastica ha contribuito a formare il suo talento musicale e l'esposizione precoce agli strumenti ha creato le basi per il suo successo finale. Le sue capacità musicali sono state plasmate dal suo percorso scolastico. Non molto tempo dopo il diploma, entrò in contatto con Alex ed Eddie Van Halen. Alla fine diventò un membro della loro band e si affermò come bassista. Ma per diventare un membro dei Van Halen, dovette attraversare un periodo particolare della sua vita che nessuno avrebbe mai potuto prevedere con precisione. L'interesse di Michael Anthony per la chitarra è iniziato da giovane. Tuttavia, dato che la maggior parte dei suoi amici era già abile nel suonare la chitarra o la batteria, decise di sperimentare uno strumento diverso, in particolare il basso. Fu Mike Hershey, uno dei suoi amici più cari, a regalargli una chitarra elettrica Fender Mustang. Anthony riuscì a suonarla come un basso invece che come una chitarra convenzionale, poiché rimosse le due corde che si trovavano verso la parte superiore dello strumento. Dopo qualche tempo, il padre gli regalò un amplificatore Gibson e un duplicato Victoria di un basso Fender Precision.
Questo equipaggiamento gli fornì un ambiente più professionale in cui affinare le sue capacità. Anthony aveva un grande rispetto per alcuni noti bassisti, tra cui Jack Bruce dei Cream. Inoltre, guardava a John Paul Jones dei Led Zeppelin e a Harvey Brooks degli Electric Flag come ispirazioni musicali. Ha analizzato i loro metodi di esecuzione e si è ispirato a loro per creare i propri approcci. Il fatto che sia riuscito a imparare a suonare il basso con la mano destra, nonostante fosse nativamente mancino, è stata un'abilità che lo ha distinto da un gran numero di altri artisti. È con un gruppo chiamato Poverty's Children che Anthony inizia la sua avventura nel mondo della musica. Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diverse band, tra cui Black Opal, Balls e Snake. Tra tutte, Snake è stata la band che ha considerato più significativa prima di unirsi ai Van Halen. Si trattava di un gruppo di 3 elementi in cui non solo cantava la voce principale, ma suonava anche il basso. Il gruppo si concentrava principalmente sull'esecuzione di cover di canzoni di noti gruppi rock. Tuttavia, componeva ed eseguiva anche alcune canzoni originali. La prima band formata da Snake e Van Halen, I Mammoth, si esibiva spesso negli stessi tipi di concerti locali dei Van Halen. C'è stato anche un periodo in cui Snake ha fatto da apripista ai Mammoth durante un'esibizione alla Pasadena High School. Quella sera, il Mammoth dovette affrontare una sfida importante. Il sistema di diffusione sonora che avevano smesso di funzionare. Senza esitazione, Anthony intervenne e permise loro di continuare a esibirsi, consentendo loro di utilizzare il sistema di diffusione sonora di Snake. Tuttavia, non aveva idea che questo apparentemente piccolo atto di compassione lo avrebbe portato a diventare un membro dei Van Halen. Le sue capacità e la sua disponibilità ad aiutare gli altri vennero riconosciute e, non molto tempo dopo, si ritrovò nella posizione di bassista di una delle band rock più iconiche della storia del genere, Michael Anthony e Eddie Van Halen. Entrambi studenti del Pasadena City College sono entrati in contatto quando Michael Anthony stava proseguendo la sua formazione musicale. Allo stesso tempo, I Mammoth, la band composta dai fratelli Van Halen, stavano attraversando una transizione significativa. Avevano bisogno di un bassista sostitutivo perché il bassista precedente, Mark Stone, aveva lasciato il gruppo. Quando Eddie e Alex Van Halen vollero stabilire se Anthony sarebbe stato o meno una buona aggiunta alla band, lo invitarono a suonare con loro. Anche se Anthony li aveva già sentiti esibirsi in passato, rimase comunque sbalordito dal livello di abilità che mostravano quando si esibivano insieme. La combinazione della loro vivacità e brillantezza lo impressionò a tal punto che capì subito che erano davvero notevoli. I fratelli Van Halen non persero tempo dopo la jam session che avevano appena terminato. È stato richiesto che Anthony diventasse un membro ufficiale della band. Secondo alcuni resoconti, Anthony avrebbe chiesto consiglio al suo collega della band Snake, il chitarrista Tony Caggiano. Secondo quanto riportato, Caggiano gli avrebbe consigliato di unirsi a Eddie Van Halen, un prodigio nascente della chitarra, come ottima decisione. Dopo un po' di tempo, tuttavia, Anthony ha confermato personalmente sul suo sito web che non c'era alcun problema. Immediatamente accettò di accettare l'offerta. Nel corso del tempo, questa particolare versione della storia cominciò ad essere accettata da tutti. Dopo aver completato gli studi al Pasadena City College, Anthony aveva intenzione di proseguire gli studi in un college di Santa Barbara una volta conseguita la laurea. Invece, una volta entrato a far parte dei Van Halen, le sue priorità hanno subito una totale trasformazione. A causa del suo incrollabile impegno nei confronti della band, decise di lasciare gli studi poco prima di aver accumulato il numero di crediti necessario per conseguire la laurea. La decisione di dedicare tutta la sua attenzione alla produzione di musica con i Van Halen, invece di finire l'università, si sarebbe presto rivelata redditizia in modi che all'epoca non avrebbe potuto concepire. Viaggio con Van Halen. La band Van Halen si è formata formalmente nel 1974 con Eddie Van Halen, Alex Van Halen, David Lee Roth e Michael Anthony, esibendosi con il nome di Van Halen. Inizialmente si esibivano sotto il nome di Mammoth, ma dopo aver appreso che anche un'altra band locale utilizzava quel nome, decisero di modificarlo. La band si impegnò molto per farsi un nome e si esibì nei club di Los Angeles e West Hollywood. Riuscirono a creare un demo composto da 29 brani con l'assistenza di Gene Simmons, membro della band Kiss, che riconobbe la loro bravura.
Il 1977 fu l'anno in cui si assicurarono un contratto discografico con la Warner Brothers, che fu l'inizio della loro grande fortuna. Van Halen è il nome del loro album di debutto, pubblicato l'anno successivo, il 10 febbraio 1978, e catalizzatore della loro presentazione al mondo. All'inizio, Anthony era considerato un membro a tutti gli effetti della band. Gli fu anche assegnata una quota del 20% delle entrate e dei debiti della band, che comprendeva il denaro ricavato dalle vendite dei prodotti. Un altro membro di questo sistema finanziario era Noel Monk, che fungeva da manager della band. Il 1984, tuttavia, fu un anno di svolta per Anthony, poiché in quel periodo le tensioni all'interno della band aumentarono. David Lee Roth e i fratelli Van Halen esercitarono molte pressioni su Anthony durante il tour discografico del 1984, tentando di fargli rinunciare a tutti i crediti e ai profitti futuri della composizione. Dato che l'accordo fu stipulato retroattivamente, Anthony perse anche i diritti commerciali del disco della band, pubblicato nel 1984. Noel Monk ha commentato la circostanza dicendo che è stata ingiusta. In uno scritto successivo, ha ammesso che se si fosse trovato nella situazione di Anthony, avrebbe declinato l'offerta e persino saltato l'esibizione di quella sera per fare una dichiarazione. Anthony, d'altra parte, non ha discusso. Mentre gli altri 3 membri della band lo sorvegliavano, lui aveva appena firmato i documenti che gli imponevano di perdere milioni di dollari, per un periodo di tempo considerevole. Anthony rimase con i Van Halen nonostante le difficoltà. Oltre a un album dal vivo pubblicato nel 1993 e a 2 compilation di best hits prodotte durante il periodo di permanenza di Anthony nel gruppo, la band ha registrato 11 album in studio tra il 1978 e il 1998. Oltre ai Van Halen, Anthony ha dato il suo sostegno a diversi altri artisti. La band di suo fratello Bobby Lee, The Asylum Suite, gli commissionò la produzione di un demo nel 1988. Il cantante di questa band era Michael Thomas Fiore e il gruppo registrava e si esibiva dal 1984. Grazie al contributo di Anthony, i Van Halen riuscirono a migliorare il loro sound e a progredire ulteriormente nel loro percorso musicale. Già nel 1996 circolavano voci secondo cui Michael Anthony era stato licenziato dalla sua posizione nei Van Halen. D'altra parte, Anthony continuò a collaborare con la band nonostante queste accuse. Le voci lo hanno seguito per anni, fino a quando non ha lasciato davvero la band dopo il tour di reunion con Sammy Hagar nel 2004. Le voci non sono mai cessate del tutto e lo hanno seguito per anni. Il ruolo di Anthony nella band aveva già cominciato a diminuire quando i Van Halen registrarono il loro album, Van Halen 3, nel 1998. A differenza dei suoi precedenti album, in cui suonava il basso in ogni brano, in questo il suo contributo fu un po' meno esteso. Sebbene fosse responsabile di suonare il basso in 3 canzoni, fu Eddie Van Halen ad assumersi il compito di suonare il basso in altre 6 canzoni. Nonostante il fatto che i contributi di Anthony al disco siano stati molto limitati, è stato comunque indicato come autore dell'album insieme agli altri membri della band. Poco dopo la pubblicazione del disco, Anthony è diventato un membro della band e si è unito a loro per il tour del 1998. Ha continuato a essere riconosciuto nelle promozioni della band. È stato anche coinvolto in 3 diversi tentativi di tornare insieme a David Lee Roth, rispettivamente nel 1996, 2000 e 2001. In occasione della più recente di queste reunion, sono state create anche le prime versioni di canzoni che sarebbero poi state incluse in A Different Kind of Truth. In questo periodo sono state condotte alcune interviste con la band e il nome di Anthony è stato inserito nelle newsletter della band inviate in quel periodo. Tuttavia, dopo questo periodo, Anthony sembrò scomparire dalla consapevolezza della popolazione generale, per un periodo di tempo considerevole. In relazione ai Van Halen, non è stato visto né sentito in alcuna veste seria. L'ultima apparizione con la band, prima di separarsi formalmente, risale al tour di reunion del 2004. Dopo la sua uscita dai Van Halen, Michael Anthony ha iniziato a collaborare più spesso con Sammy Hagar durante i tour da solista di Hagar. È stato membro di 2 band di Hagar, The Wabaritas e Los Tres Gusanos, e ha suonato con ciascuna di esse. Il Sons Holland o Sam and Dave Tour è stato un tour che Hagar e David Lee Roth hanno intrapreso insieme nel 2002.
noto anche come Sons Hallen Tour. Nel corso di questo tour, Anthony ha fatto delle apparizioni inaspettate come ospite in alcuni spettacoli. A questo proposito, non è stato l'unico ex membro dei Van Halen a farlo. Anche Gary Cherone, che in precedenza era stato il vocalist della band, ha fatto delle apparizioni occasionali. Anthony e Cherone hanno persino condiviso il palco in alcune occasioni mentre si esibivano insieme. Nel corso dello stesso anno, Anthony unì le forze con Hagar, Neil Schon, Dean Castronovo e Joe Satriani per fondare una nuova band che chiamarono Planet Us. Con l'aiuto di questo supergruppo, riuscì a suonare con Hagar in modo ancora più regolare. Le canzoni registrate dai Planet Us sono state due e una di queste. Psycho Vertigo avrebbe dovuto far parte della colonna sonora del film Spider-Man fin dall'inizio. Tuttavia, la canzone non fu inclusa nel prodotto finale dell'album. La seconda canzone, Peephole, è stata successivamente inclusa nell'album solista di Hagar, Cosmic Universal Fashion, pubblicato nel 2008, mentre Psycho Vertigo era inclusa nel primo album. Eddie e Alex Van Halen decisero di riaccogliere Sammy Hagar nella band per un tour nel 2004, che ebbe luogo alla fine del 2003. D'altra parte, Michael Anthony non era comunque incluso nel loro primo progetto. D'altra parte, volevano procedere senza di lui. Hagar, appresa la notizia, si rifiutò con veemenza di prendere parte all'attività finché non fosse stato riportato anche Anthony. Date le circostanze, ai fratelli Van Halen non rimase altra scelta se non quella di permettere il ritorno di Anthony. Tuttavia, c'era una fregatura. Era necessario che Anthony accettasse un nuovo contratto che prevedeva royalties più basse. Dopo la conclusione del tour, Anthony non era più considerato un membro permanente della band, perché il contratto era valido solo per la durata del tour. The Best of Both Worlds era il titolo di un album compilation che i Van Halen pubblicarono nel 2004, che non solo conteneva 3 canzoni nuove di zecca, ma presentava anche alcuni dei loro classici di maggior successo. D'altra parte, Anthony non ha contribuito alla composizione o alla registrazione di questi brani aggiornati. Il suo nome non è stato attribuito a nessuno dei nuovi brani e non ha suonato il basso in nessuna delle canzoni pubblicate. Si è limitato a fornire una voce di sottofondo a tutti e 3 i brani, che è l'unica cosa che ha fatto qui. Anthony Van Halen ha rivelato in recenti interviste di non aver più parlato né con Eddie né con Alex Van Halen dal tour del 2004. L'unica occasione in cui ha avuto un qualche tipo di interazione con loro è stata quando ha incrociato per un breve momento Alex alla sepoltura di Greg Emerson, che era il tecnico della batteria dei Van Halen. Motivo dell'abbandono del gruppo. Anthony ha anche discusso le ragioni dello scioglimento del suo legame con i fratelli Van Halen. È dell'opinione che la loro disapprovazione per le iniziative economiche di Sammy Hagar, come il marchio di tequila Cabo Wabo, possa essere stato un fattore determinante. Poiché Anthony ha anche lanciato una propria azienda, vendendo una propria marca di salsa piccante, ritiene che questo possa aver causato l'irritazione dei fratelli Van Halen, che alla fine ha portato allo scioglimento del suo rapporto con la band. Come membro di una band nota come The Other Half, Michael Anthony ha intrapreso un tour con Sammy Hagar durante l'estate del 2006. In questo ensemble, Anthony e Hagar hanno eseguito canzoni classiche dei Van Halen, coprendo musica sia del periodo in cui David Lee Roth e Sammy Hagar erano attivi nella band. Al contrario, Eddie Van Halen ha fatto una dichiarazione importante nel mese di settembre del 2006. Per occupare il posto di bassista dei Van Halen, ha deciso di sostituire Anthony con suo figlio, Wolfgang Van Halen. Poi, nel febbraio 2007, i Van Halen hanno annunciato che avrebbero intrapreso un nuovo tour sotto la direzione di David Lee Roth, il cantante originale della band. Il 27 settembre 2007, il tour ha preso il via. In una dichiarazione successiva, Anthony ha rivelato che Internet è stata l'unica fonte da cui ha appreso di essere stato sostituito. Il fatto che si parlasse di una reunion dei Van Halen era frustrante per lui e ha espresso il suo disappunto per la situazione. Piuttosto che alcuni dei membri originari, riteneva che una vera e propria reunion avrebbe comportato la collaborazione di tutti. Durante la conferenza stampa che si tenne per l'ufficializzazione del tour, David Lee Roth si dichiarò d'accordo, aggiungendo che questo tour non era una reunion ma piuttosto una revisione. Il fatto che Anthony non sia stato incluso nel tour non gli ha impedito di continuare a suonare con Hagar.
Durante un intrattenimento pre-gara per un evento NASCAR che si è svolto il 25 febbraio 2007, i due artisti hanno fatto un'apparizione congiunta in diretta televisiva nazionale. Nel corso del programma, Anthony è salito inaspettatamente sul palco e ha suonato insieme a lui la canzone di successo I Can't Drive 55 di Hagar. Successivamente, il 12 marzo 2007, i Van Halen sono stati formalmente ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame. Questo avvenne poche settimane dopo il primo annuncio. D'altra parte, la maggior parte dei membri della band non si presentò all'evento. In quel periodo, Eddie Van Halen stava partecipando alla riabilitazione e Alex Van Halen e David Lee Roth hanno deciso di non presentarsi. Tuttavia, Michael Anthony e Sammy Hagar sono stati gli unici membri dei Van Halen presenti all'evento per accettare il riconoscimento. Erano gli unici membri dei Van Halen che avevano fatto parte della band in precedenza o attualmente. Dopo la sua uscita dai Van Halen, Michael Anthony ha fondato una nuova band con Sammy Hagar, suo amico di lunga data. Questo gli ha permesso di continuare la sua carriera di musicista. Tra i membri di questa band, nota come Chickenfoot, c'erano il famoso chitarrista Joe Satriani e il batterista Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Oltre a suonare il basso, Anthony contribuì anche alla voce del gruppo. In Europa, i Chickenfoot hanno pubblicato il loro album di debutto in studio il 5 giugno 2009, mentre in Nord America è stato pubblicato pochi giorni dopo, il 9 giugno 2009. I fan sono stati entusiasti di sentire Anthony e Hagar lavorare ancora una volta insieme sulla musica, e l'album ha raccolto recensioni positive da parte di tutti. Chickenfoot 3 è il titolo del secondo album della band, pubblicato il 27 settembre 2011, dopo che il gruppo ha continuato a lavorare su nuove canzoni. Nel corso di alcuni anni, nel 2014, Anthony si è unito a Sammy Hagar and the Circle, un altro supergruppo. Questa particolare band aveva Vic Johnson come chitarrista, Sammy Hagar come cantante e Jason Bonham come batterista. Durante il periodo trascorso con questo gruppo, Anthony ha continuato a eseguire brani di rock classico, tra cui i preferiti di Van Halen, Led Zeppelin e della carriera solista di Hagar. Per tutto il tempo trascorso insieme nei Van Halen, Michael Anthony e Eddie Van Halen hanno avuto una relazione complicata e in continua evoluzione. Anthony, che suonava il basso per il gruppo, era noto per il suo modo di suonare forte e per le sue caratteristiche vocali, che divennero entrambe caratteristiche del suono della band. Nonostante la sinergia musicale, la loro collaborazione fu talvolta offuscata da difficoltà personali e professionali. Il contributo di Anthony nei primi anni della band fu essenziale per il suo successo. D'altra parte, con il passare del tempo, le dinamiche interne presero una piega diversa. È stato dichiarato che ad Anthony fu chiesto di rinunciare ai diritti di licenza e di accettare una riduzione dello stipendio per partecipare al tour di reunion che Sammy Hagar stava organizzando nel 2004. Nel corso di questo periodo, le tensioni tra lui e i fratelli Van Halen continuarono a crescere. La situazione divenne molto più precaria quando Eddie sostituì Anthony con il figlio Wolfgang Van Halen nel 2006. A causa di questa scelta, il periodo trascorso da Anthony con la band giunse al termine e l'abisso che esisteva tra lui e Eddie divenne ancora più pronunciato. Riflettendo su questo periodo, Anthony ha espresso tristezza per il fatto che lui ed Eddie non si siano mai riconciliati prima della scomparsa del chitarrista, avvenuta nel 2020, e ha anche detto che c'erano questioni irrisolte che continuavano ad angosciarlo. Dopo la scomparsa di Eddie, Anthony riuscì a trovare un po' di pace, nonostante i loro conflitti professionali. Riuscì a ristabilire il suo rapporto con Wolfgang Van Halen andando a un concerto nel 2023 della band di Wolfgang, I Mammoth WVH. Grazie a questo incontro, Anthony ha provato una sensazione di chiusura, che gli ha permesso di rendere omaggio all'eredità musicale che aveva condiviso con Eddie e di risanare il suo rapporto con la famiglia Van Halen. Tuttavia, nonostante il rapporto tra Michael Anthony e Eddie Van Halen sia stato caratterizzato sia dalla collaborazione che dal conflitto, gli sforzi compiuti dopo la morte di Eddie sono serviti a sanare alcune delle cicatrici rimaste, evidenziando l'influenza duratura che il loro percorso musicale comune ha avuto. Nonostante questo sia stato uno dei motivi per cui Michael Anthony ha rivelato la maggior parte delle informazioni che conosceva su Eddie, lo ha fatto per sfogarsi o per speculare. Nessuno ne è a conoscenza.
Il fatto che abbia finalmente fatto uscire il gatto dal sacco è la cosa che preoccupa tutti. Il rapporto teso con Eddie Van Halen. Michael Anthony, che è stato membro dei Van Halen per un periodo di tempo considerevole e ha suonato il basso per la band, ha recentemente discusso i motivi per cui ha lasciato il noto gruppo rock. La sua partenza è stata un argomento di conversazione per un periodo di tempo considerevole e molti fan sono curiosi di conoscere le circostanze del suo abbandono. Attualmente, Anthony sta discutendo apertamente delle preoccupazioni personali e professionali che lo hanno portato a lasciare la compagnia. In misura significativa, la tensione era causata dal modo in cui Eddie Van Halen si rapportava con lui. Si sa che Eddie aveva spesso un'opinione sulle capacità di Anthony come cantante e musicista. Come spiegato da Anthony, Eddie gli dava l'impressione che non fosse abbastanza abile e che avesse bisogno di istruzioni su come giocare. Eddie diceva ad Anthony che doveva dirgli ogni nota da suonare e Anthony ricordava che Eddie diceva sempre così. La fiducia di Anthony in se stesso ha sofferto a causa di questi commenti sfavorevoli che si sono susseguiti nel tempo. D'altra parte, Anthony ha confessato di aver dato l'impressione che Eddie non avesse mai creduto in lui. Aggiunge che non si trattava solo di suonare e che l'opinione di Eddie cominciava a sembrare più personale. Anthony aveva l'impressione che Eddie non lo considerasse mai di qualità sufficiente, indipendentemente da quanto si sforzasse di dimostrare il suo valore. Alla fine, decise di lasciare la band a causa di questo rapporto difficile, che ebbe un ruolo significativo. Infatti, Eddie avrebbe informato Anthony che la sua carriera sarebbe finita se avesse lasciato la band. Anthony sostiene che Eddie gli abbia detto questo. Anche se queste affermazioni furono dolorose, Anthony era determinato a non lasciare che infrangessero il suo spirito. Nonostante le dure dichiarazioni di Eddie, la passione di Anthony per la musica continuò a essere forte. Il fatto che abbia suonato per tutta la vita è una cosa che ha confessato e non ha intenzione di permettere che l'opinione di un'altra persona lo influenzi. Indipendentemente da ciò che pensavano gli altri, era determinato a continuare a fare ciò che gli piaceva. Anthony ha chiarito che non ha lasciato i Van Halen per unirsi ai Chickenfoot, nonostante molti credessero che l'avesse fatto. Per quanto riguarda Anthony, la situazione all'interno della band era diventata troppo impegnativa. Il fatto che le cose non avrebbero più funzionato era reso abbondantemente evidente dalle difficoltà con Eddie e da altre preoccupazioni interne. L'abbandono alle sue condizioni non era un'opzione che gli era stata presentata. In seguito alla controversia, ha iniziato a collaborare con Sammy Hagar in vari progetti collaterali, che alla fine hanno portato alla fondazione dei Chickenfoot. Tuttavia, Anthony è convinto che la decisione di formare i Chickenfoot non sia mai stata presa con l'intenzione di lasciare i Van Halen. In poche parole, lui e Sammy stavano cercando un metodo per riprendere l'abitudine di divertirsi producendo musica. Il motivo per cui voleva andare avanti non era perché stava perdendo interesse nei Van Halen, piuttosto era perché continuava ad avere un forte entusiasmo per l'esibizione. Nonostante ciò, Anthony ha continuato a dedicarsi alla sua musica, dimostrando che non aveva bisogno dei Van Halen per avere successo nella sua professione. Ha deciso di concentrarsi su ciò che era più importante per lui, ovvero la passione per il basso e la creazione di musica. Nonostante le esperienze difficili vissute con Eddie, Anthony ha deciso consapevolmente di concentrarsi sugli aspetti positivi del periodo trascorso con i Van Halen. Gli anni trascorsi con la band e le canzoni che hanno realizzato insieme sono stati per lui motivo di ringraziamento. Il fatto che Anthony abbia lasciato i Van Halen potrebbe non essere stato alle sue condizioni, ma ha continuato a perseguire la sua passione per la musica, nonostante le circostanze della sua uscita. Nonostante le esperienze difficili vissute con Eddie e la band, continua a concentrarsi sulle cose che gli piacciono di più, ovvero suonare il basso e fare musica. Tra Michael Anthony e Eddie Van Halen, il chitarrista della band, c'era un legame teso che Michael Anthony ha vissuto. L'uscita di Anthony dall'organizzazione fu il risultato di questo attrito. È stato durante il tour dei Van Halen nel 2004 che la tensione tra Anthony e Eddie è diventata evidente. Secondo quanto riportato, un ambiente stressante potrebbe essere stato causato dalle difficoltà di Eddie con problemi di sostanze e dai conflitti con il marketing di Sammy Hagar per il suo marchio di tequila Cabo Wabo. Nel 2006 la questione si complicò ulteriormente quando Eddie sostituì Anthony con il figlio Wolfgang Van Halen. Anthony fu colto di sorpresa da questa decisione. Eddie ha fornito una spiegazione per la mossa.
affermando che Anthony aveva fondamentalmente lasciato la band per PTND. Lavorare con Sammy Hagar su progetti che erano al di fuori dell'influenza della band. Anthony ha espresso tristezza per il fatto che lui e Eddie non si siano mai riconciliati prima della morte di Eddie nel 2020, nonostante il fatto che questo avrebbe avuto un impatto sulla sua vita professionale. In un'intervista Anthony ha dichiarato che non si sono parlati e che è stato terribile non aver avuto l'opportunità di farlo. È una cosa che trova difficile da accettare perché avevano alcuni problemi che non sono mai stati risolti. Ciò indica che Michael Anthony e Eddie Van Halen hanno avuto una relazione, caratterizzata da incomprensioni personali e da problemi nella vita professionale. Le dimissioni di Anthony dalla band furono il risultato diretto di queste difficoltà, che rimasero irrisolte fino alla morte di Eddie. Se lo avete trovato divertente, Cliccate sul prossimo video che appare sullo schermo. Mettete